Bella ragazzi, prima dell'inizio del video vi voglio ricordare che finalmente è uscita la linea streetwear di Maygrass. La potrete trovare sul nostro sito, magliette, cappellini o felpe. Vai col video. Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi vi faremo vedere 4 configurazioni diverse per montare il vostro kit aria, composto da estrattore, filtro, tubo di connessione, fascette stringitubo, cavo di alimentazione. Dovrete acquistare a parte, che non è compresa nel kit, una coppia di saliscendi. Nella configurazione numero 1 avremo l'aspiratore all'esterno della grow box e il filtro all'interno del grow box. Nella configurazione numero 2 avremo estrattore e filtro all'interno del grow box. Nella configurazione numero 3 avremo l'estrattore all'interno del grow box e il filtro all'esterno. Nella configurazione numero 4 avremo sia estrattore che filtro all'esterno del grow box. Per la seconda configurazione e la quarta configurazione avremo bisogno di alcuni materiali in più, tipo le fascette di plastica e una ulteriore coppia di saliscendi. Iniziamo. Partiamo con la prima configurazione, che secondo noi è la più semplice di tutti, cioè estrattore fuori, filtro all'interno. Perché noi consigliamo questa configurazione? Perché tenendo il filtro all'interno avrete l'umidità controllata. I filtri lavorano molto bene con l'umidità dal 35% al 65%. In questo range di umidità il filtro filtra molto bene. Partiamo con il nostro TT, vi spieghiamo ancora una volta, vedete la freccia, vuol dire che l'aria uscirà di qua, quindi per aspirare questo andrà messo con la freccia verso di voi, in modo che l'aria esca di qua e aspiri dall'interno, visto che noi metteremo l'aspiratore sopra e il filtro dentro. Abbiamo qua il nostro estrattore, andiamo a collegare il tubo, lo facciamo prima così è più semplice, senza dover andare a lavorare sopra il tetto della grow box. Prendiamo la nostra fascetta di collegamento, agganciamo e stringiamo. Ecco qua, come vedete la nostra fascetta ha fissato il tubo all'aspiratore. Andiamo a posizionare il nostro aspiratore vicino al foro di uscita in alto, prenderemo il nostro tubo ed ecco qua, qui andremo ad attaccare il filtro. Inseriamo la flangia. Questi tipi di filtri hanno la flangia a parte, la inseriamo negli alloggi, la facciamo aderire bene, incastriamo girando. Adesso andiamo a montare il nostro filtro. Noi per aiutarci useremo i rope racket, che sono dei saliscendi che possono tenere il filtro appunto in alto, così da non dar fastidio alla crescita delle eventuali piante. Per alloggiare i nostri rope racket ci aiuteremo con delle fascette. Andiamo a posizionare il nostro filtro in questa maniera qua. Il nostro filtro è posizionato, andiamo a regolarlo un po' in alto, così da lasciare il massimo spazio di crescita alle piante. Noi abbiamo girato il rope racket legandolo sulla stessa corda, non facendolo passare da questa stecca, così questa stecca rimane indipendente e potete attaccarci la lampada. Una volta posizionato il filtro possiamo andare ad attaccare il nostro tubo. Infiliamo il tubo in questa maniera qui, lo facciamo entrare bene dentro la nostra flangia. Si fa un po' fatica a inserirlo perché il tubo aderisce molto bene alla flangia. Andiamo a fissare bene la nostra fascetta di modo da non far sfilare il tubo. In questa maniera qua, la stringiamo sulla flangia. Abbiamo fissato il nostro tubo con la fascetta in questa maniera. Questa configurazione è conclusa, passiamo alla prossima. Per la configurazione numero 2 prepareremo prima tutto su un banco, su un tavolo. Abbiamo il nostro estrattore, il nostro filtro, le nostre fascette. Collegheremo il filtro in linea, prefiltreremo l'aria, quindi lo andremo a collegare da questa parte, dalla parte opposta della freccia. Lo andremo a posizionare
dentro il nostro aspiratore in questa maniera. Prendiamo la nostra fascetta, essendo che la flangia è un po' dura andremo a collegare la fascetta esattamente in questa posizione qua. Adesso vi faccio vedere come. Posizioniamo la nostra fascetta. Per stringere la nostra fascetta si può usare un cacciavite a stella o se no si può usare questa chiavetta a tubo, così da riuscire a stringere meglio in questa maniera qua. Il vostro filtro è stretto saldamente all'aspiratore. Adesso andiamo a collegare il tubo che faremo uscire fuori dall'agrobox. Lo facciamo qua, ragazzi, perché è tutto più semplice. In questo modo avrete tutto già pronto, solo da posizionare in alto all'interno dell'agrobox. Adesso vi facciamo vedere come. Abbiamo collegato i nostri saliscendi con le fascettine di plastica. Adesso andiamo ad agganciare l'estrattore e il filtro. Facciamo passare i nostri saliscendi dentro l'aspiratore. Andiamo a collegarli alla cordina del saliscendi. 1, 2, andiamo a fermare il nostro filtro. Andiamo a fissare il nostro moschettone alla cordina del saliscendi. Adesso possiamo regolarlo un attimino, portarlo un po' su, ed ecco qua. Ora andiamo a prendere il tubo, lo infiliamo dentro il nostro buco e lo facciamo uscire dall'alto. In caso il grow box fosse messo in una stanzina piccola dove il ricircolo dell'aria non sia ottimo, questo tubo dell'aria si può portare vicino a una finestra. Questa è la configurazione numero 2 con filtro estrattore all'interno del nostro grow box. E ora passiamo alla prossima configurazione. In questa configurazione bisognerà invertire il filtro e il tubo, nel senso mettere il filtro al posto del tubo e il tubo al posto del filtro. L'aspiratore aspirerà da dentro la grow box. Abbiamo appoggiato filtro ed estrattore sopra la grow box, quindi l'aria verrà aspirata dall'interno della grow box e verrà filtrata dopo. E ora passiamo all'ultima configurazione. In questa configurazione, con l'estrattore all'interno e il filtro all'esterno, abbiamo eliminato 2 saliscendi perché non occorrono. Andiamo a far passare i nostri saliscendi dentro l'alloggio dell'estrattore, come abbiamo fatto prima. 1, colleghiamo 2, andiamo magari a regolarci un po' l'estrattore tirandolo in alto e fissandolo bene qua. Prendiamo il nostro tubo dove andremo a connettere il filtro in uscita, lo facciamo uscire dal buco e andiamo a collegare il nostro filtro all'uscita dell'aria. La freccia andrà rivolta verso il tubo, quindi aspirerà da qua, entrerà nel tubo l'aria e arriverà nel filtro. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi abbiamo fatto vedere 4 configurazioni per montare il vostro kit aria, così potete scegliere quale configurazione più si addice alle vostre esigenze. Se vi è piaciuto il video mettete un like, attivate la campanellina delle notifiche così da restare sempre aggiornati sui nostri video e ci vediamo alla prossima.